Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera, mattino Milan del martedì 28 febbraio del 2023. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. È un martedì ovviamente un po' di passaggio, questa è una settimana particolarmente scarica, ci sarà il derby di Torino questa sera, ma insomma non ci riguarda granché da vicino, ci riguarda invece quello che sta andando in scena in questo momento, ad esempio, ovvero l'incontro in comune per il nuovo stadio. Ne parliamo nella seconda parte, Henry, soprattutto per quanto riguarda questa volontà del Comune di Milano di cercare di capire alla fine di che morti bisogna morire, se le due squadre ancora hanno l'idea di fare lo stadio sul vecchio San Siro, demolendo appunto il vecchio San Siro e farlo poco distante, qualche metro distante dal vecchio San Siro, oppure andare in altre zone, oppure semplicemente non farlo proprio, come appare in Non alcuni farlo casi. insieme, Se lo vogliono fare insieme, da soli, esatto, insomma, c'è da discutere, ne parliamo dopo. Prima di tutto, scusate, un passaggio veloce su quello che è invece l'attualità più stretta, ovvero, come detto anche oggi, giornata di passaggio, perché non c'è allenamento nemmeno oggi, ieri riposo, oggi anche, ma sicuramente li avrà visti particolarmente scarichi dopo la gara, e quindi martedì di riposo, mercoledì si torna ad allenarsi. Ulti- Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Ultimamente Pioli sta utilizzando più questo metodo, no? È ovvio che qui c'è addirittura un giorno in meno, però sembra funzionare, diciamo, perlomeno dal punto di vista dell'unità, dell'unione, della coesione. Sembra effettivamente che dare i giorni di riposo porti, come dire, a più leggerezza, ecco, piuttosto che i ritiri. A proposito invece di novità, Henry, questa non è una novità, appunto, il giorno di riposo, lo è la possibile, la papabile formazione per Firenze. Aspetta che lo tiro via, poi ne parliamo dello stadio. Ma queste sono le due opzioni. Con Kier che darebbe un turno di riposo a un giocatore in difesa, tra Ciao e Tomori, qui danno più Tomori. Con Salmacher che darebbe un turno di riposo a Messias, Pobega che deve giocare per forza, o lui o Vranks, insomma, o Benasser, perché Krunic è squalificato, e De Ketelare più Rebic dietro Giroud. Mm. Oppure, insomma, quella di destra è la formazione classica con Benasser. Ma quella di destra non è quella per il Tottenham, visto che ce le ha. Esattamente. Sì, ci può stare. Non so se ne cambia così tanti Pioli per la Fiorentina, cioè visto che hai già due giocatori fuori per squalifica, ovvero Leao e Krunic, magari non fai tutti quei cambi lì, cioè non vai a piazzare Salmacher, De Ketelaere, Rebic, Kier e Pobega, sono 5 su 11, praticamente, anzi su 10 in movimento, praticamente la metà. Quindi non so, ecco, se fai un turnover così massiccio con la Fiorentina, però sicuramente qualche cambio ci può stare. L'opzione Rebic ci può stare, considerando che è ancora un giocatore del Milan e magari un briciolo di aiuto dovrebbe dartelo da qui alla fine. Idem De Ketelaere, vederlo dal primo minuto. Per quanto riguarda gli altri non lo so, ecco, Salmacher sì, sta facendo bene, però Messias sta dando più garanzie in questo momento. Kier è un punto di domanda, è un testo croce, se ti esce testa Mm. becchi il Kier di Milan Torino, se ti esce testa becchi il Kier di Milan Tottenham, se ti esce croce becchi il Kier di Milan Torino, e quindi ecco, il mio unico dubbio è che ci siano troppi cambi, quindi qualcuno per me tra Rebic, De Ketelaere o lo stesso Salmacher rischia di non giocare comunque. Quella contro il Tottenham era formazione tipo, con anche Benasser Mm. recuperato, con il ritorno di Leao
eccetera, eccetera. Brahim titolare, Messias, che in questo momento stanno funzionando. Tra l'altro, piccola nota di colore, ce l'ha fatta mister Pioli a mettere Messias, Diaz, Leao e a farli funzionare. C'è Sì, riuscito alla fine. sì, ce l'abbiamo fatta alla fine, dopo quasi un anno dai primi tentativi, che era più o meno di questo periodo, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto cambiare il sistema di gioco, ma ce l'abbiamo fatta. Al di là ovviamente della notte di colore, non penso che ci saranno così tanti cambi rispetto all'ultima formazione, anche perché giocando domenica e poi sabato c'è il tempo per recuperare. Magari non c'è tantissimo tempo tra sabato e poi l'8 di marzo per la gara con il Tottenham, quello no. Però io mi riservo 3 cambi, non di più, e uno è chiamato Esatto. perché è Leao, perché non penso che si andrà troppo con il turnover, anche perché ieri la Lazio ha vinto, la Roma, vediamo stasera che fa, però le altre sono lì, non è che ti puoi troppo, diciamo così, concentrare solo sulla Champions League. Già. Passiamo invece, prima di andare sullo stadio, un passaggio velocissimo su Mike. Mh. È che forse la gente ogni tanto dovrebbe stare zitta o comunque ferma con le ditina, perché poi si va oltre. Un conto è dire non va bene perché dopo 5 mesi non è tornato, è male, ci sono stati dei problemi, degli errori, si è sbagliato il recupero, eccetera, eccetera. O Un anche conto è semplicemente alludere. chissà cos'è accaduto, perché non sapendo Eh, ci può stare che ti chiedi cosa sia accaduto. Un conto è alludere e andare oltre. Si è andati veramente troppo oltre con Maignan. Veramente troppo, troppo, E troppo. lui giustamente da buon permaloso e del segno zodiacale del Ma Cancro l'avrebbero come il fatto tutti, penso. sottoscritto ha sì, però noi vedi, noi cioè rispondiamo a tono, capito, cioè ce la leghiamo, quindi bravo Mike, ha fatto bene. Su queste cose bisognerebbe ogni tanto prendersi un mezzo secondo in più prima di scrivere in pubblico certe cose e Io ti ragionarci. ricordo in che Vabbè. mondo viviamo, in che anno viviamo, in che contesto viviamo, il mondo del calcio che è la cosa più mediatica credo che esista nel nostro paese e quindi forse guarda cosa ti dico, ultimamente ancor più della politica e quindi è normale che accadano queste cose. È un peccato, l'importante è che questa questione si sia chiusa con un punto, il punto l'ha messo lui, sia in campo che sui social e quindi basta e si va avanti, oserei dire. Chiudiamo con 2 argomenti, come detto. Il primo è la maglia, che sta andando particolarmente bene, c'ha un ottimo riscontro da parte del pubblico, soprattutto all'estero in realtà, perché alla fine più della metà delle vendite arriva dall'estero. Ogni tanto noi ci facciamo sempre portare via dalle nostre questioni di casa, pensando che insomma, ci si limiti solo e soltanto ai tifosi italiani quando si fanno le cose, e invece bisognerebbe completamente ribaltare la prospettiva. Lo si fa soprattutto questo tipo di attività molto più per l'estero che per l'Italia. Ma Però non si può promuovere a prima questa maglia qui, no, vero? Non può accadere una roba del genere per cui basta usarla. si accorgono che piace talmente tanto che la usiamo più della prima, no, vero? Tra l'altro abbiamo pure vinto, quindi No, ma cioè nel ma poi dai, è più prima questa che la prima attuale, dai su, AC Milan, forza, mettiamola 'sta quarta maglia che è bella. a proposito invece di quarta maglia, non ci sarà contro il Tottenham, probabilmente useremo la nostra classica con l'oro in bianco, ma ci saranno oltre 3.000 spettatori di fede milanista. Insomma, il settore ospiti è andato completamente in pochissimi secondi, ma in realtà, scrive la Gazzetta, potrebbero essercene veramente molti di più, perché insomma, per il resto dello stadio ci sarà molti più tifosi del Milan, un po' come era successo per il Chelsea, che erano partiti in 2000 e alla fine se ne sono ritrovati quasi 3. E quindi staremo a vedere. Staremo a vedere anche quello che succederà oggi. Eh sì. Mentre stiamo parlando, si sono ritrovati a Palazzo Marino il sindaco Sala
l'assessore Tancredi, e per Milan e Inter, insomma, per l'Inter dovrebbe esserci Antonello, per il Milan Scaroni e credo anche Bonomi. Vediamo cosa ne esce fuori, perché l'incontro in realtà dovrebbe essere chiarificatore, come dice appunto il titolo, bisogna fare chiarezza. Sala li ha convocati, i rappresentanti di Milan e Inter, perché bisogna capire se hanno intenzione ancora di andare avanti a San Siro, hanno intenzione ancora di andare avanti insieme, nel caso hanno intenzione di dividersi e di costruire su aree comunque che ricadono sul comune di Milano, magari non di proprietà del comune di Milano, ma comunque sul comune di Milano, un altro stadio, uno stadio di proprietà da solo. Questo è un po' l'incontro base per capire cosa fare del prossimo futuro, se andare avanti ancora col vecchio progetto oppure se le due società hanno in mente altro. Direi che siamo all'ennesimo capitolo o paragrafo, perché è una storia talmente intricata quella Io di questo onestamente stadio. ottobre scorso, quando anche io, te, Bea siamo andati alle sedute del dibattito pubblico, Sì. non mi sarei aspettato di essere qua all'ultimo giorno di febbraio a pensare, ma manca chiarezza, che si fa ragazzi? Avete cambiato idea? No, Ma più che scusa, altro sai perché? Perché ogni volta, diciamo che mancava l'ultimo step, no, hai fatto tutto, mancava il dibattito pubblico per capire se era di interesse o meno, se i cittadini bla, bla, bla. Hai terminato il dibattito pubblico, 11 incontri, quanti son stati? Una marea di incontri per il dibattito pubblico e però serve chiarezza perché lì, perché là. Cioè, veramente ogni volta ce n'è una nuova. Io mi auguro che anche qui, come per Maignan, il mio augurio è che prima o poi si arrivi a un punto, virgola o punto e a capo e si riparta in qualsiasi senso, cioè che si faccia da soli, che si faccia insieme, che si faccia lì, che si faccia a San Donato, a Sesto, a Rozzano, che si faccia nella zona dell'ippodromo La Maura, insomma che si faccia ovunque, che si faccia con l'Inter, senza Inter, che si ristrutturi San Siro. Te le butto dentro tutte le opzioni. L'importante è che si arrivi a una decisione e basta, cioè, e se no è una soprattutto barzelletta. a un inizio di progetto, cioè, Eh. se no continuiamo a lavorare sulla carta e il suo stadio prima o poi bisognerà anche farlo materialmente, ma non so, io onestamente come detto, visto l'autunno scorso pensavo di essere in un'altra situazione in questo momento, proprio mi sono sbagliato per forza di cose. Ma in realtà, come stiamo vedendo anche dall'incontro, credo che si siano sbagliati in tanti a Un fare po' tutti credo valutazioni. si siano sbagliati. Boh, resto un po' così, stupito da quello che sta accadendo. Mi prendo, diciamo così, il buono, cioè che il Milan con probabilità ribadirà che con certi paletti farlo stadio insieme e con certi paletti anche di mancata volumetria, mancato verde, cioè oltre la grande richiesta di verde, aumentarlo ancora di più, eccetera. Insomma, le richieste del comune sono andate forse un po' troppo oltre, che l'Inter, io non so cosa vorrà dire, onestamente, mi occupo di Milan e dell'Inter che abbia questa carta coperta, anzi scusate, questa carta coperta di uno stadio di proprietà, ci credo un pochino poco, vediamo oggi cosa ne esce. Se devo mettere i miei soliti 2 euro, oggi invece che 2 ce ne metto 5 e ce ne metto sempre sull'ippodromo La Maura. Caro Henry, noi siamo arrivati Ma da soli o in 2? da soli lì. Da soli lì. Vabbè, a me piace, soluzione un po' esotica. Sì, insomma, esotica, ippica direi. Caro Henry, noi siamo arrivati in chiusura, ci Sì, ritroviamo tra poco con Chiama Milan, ci ritroveremo con il lancio delle 13, il talk delle 16, filo rossonero delle 19, ma non solo. Stasera piccola novità, ve l'annunciamo durante la giornata, ma insomma, io la so, sì. sì, certo che la sai. Sì, Ah, ho capito. la sai, la sai. Caro Henry, grazie.
Grazie a te, mi raccomando, lasciate un mi piace, scriveteci sotto la vostra sui giorni di riposo, le probabili formazioni di Fiorentina-Milan, del Tottenham e lo stadio, scriveteci veramente tutto ciò che preferite, tranne insulti al sottoscritto, il direttore fate pure con comodo, tranne No insulti al problem. sottoscritto qua nei commenti e niente, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. Ciao.